Ho qui sul balcone questo pannello solare e mi è venuta un'idea. E se lo usassi per ricaricare il telefono? Ciao e bentornati sul canale di Giovanni Aggiusta Tutto. Nel video di oggi vediamo come ricaricare uno smartphone o un tablet con un pannello solare che possiamo mettere anche sul nostro balcone. Così possiamo caricare il nostro telefono gratis e senza inquinare. Iniziamo! Come la maggior parte dei pannelli solari, il mio ha un'uscita in corrente continua che fa al massimo circa 20 volt in una giornata di sole. Per poter caricare il telefono ci serve qualcosa che porta questi 20 volt a 5 volt, che è la tensione che fa normalmente l'alimentatore USB del nostro smartphone. Mi sono ricordato che avevo in casa un caricatore USB da auto. Questo ha una normale presa da auto che accetta da 12 a 24 volt, che vengono convertiti a 5 volt sulle due porte USB. Direi che è perfetto, visto che il pannello non supererà mai la tensione massima del caricatore. Un'altra cosa importante di un pannello solare è la potenza in watt. Il mio fa 50 watt teorici, che dovrebbero essere più che sufficienti per caricare un telefono, o forse anche due. Dovrebbe essere sufficiente anche un pannello da 20 watt, se avete un bel sole. Il mio pannello è montato qui sul balcone, su questa ringhiera. È fissato in alto con queste enormi fascette e in basso con una staffa di alluminio. Questo metodo per fissarlo sicuramente non è il migliore, soprattutto se vivete in una zona con molto vento. Quindi vi consiglio di fare una struttura bella solida, magari fissata al muro. In ogni caso, in descrizione vi lascio il video dell'anno scorso, dove ho montato il pannello solare, dove quindi spiego bene come l'ho fissato alla ringhiera. Per prendere la massima energia, il pannello solare va messo rivolto verso sud, con un'inclinazione di circa 35 gradi. Il pannello ha dietro due cavi che escono, positivo e negativo. Ora il pannello va collegato al caricatore. Per farlo dobbiamo portare il positivo al contatto sulla punta del caricatore e il negativo sul contatto laterale. Potremmo semplicemente fissare i cavi con del nastro isolante, ma a me come soluzione non piaceva. Avevo anche questa presa da auto in cui possiamo infilare il caricatore e collegare i cavi ai terminali che ha dietro. Quindi questi sono i cavi del pannello solare. Sono un po' corti, quindi li ho prolungati con questi altri due cavi, con questi due morsetti. Per collegare la presa ai cavi ho messo questi due connettori Fastom con la pinza per crimpare. Ho infilato i Fastom sui terminali della presa, uno sul positivo e l'altro sul negativo. Prima di collegare qualunque cosa alla porta USB, è meglio verificare che ci siano effettivamente 5 volt. Per farlo ho usato un vecchio cavo USB a cui ho tagliato un'estremità, che quindi ha qui i due cavi di positivo e negativo. Ho misurato il voltaggio con il tester e come vedete abbiamo 5 volt.
Ora possiamo collegare il telefono con il suo cavo USB al caricatore e come vedete si sta caricando. Il problema è che se c'è una nuvola che oscura il pannello, la potenza prodotta cambia, quindi rischiamo di dover tenere il telefono in carica tutto il giorno, cosa che eviterei. Quindi ciò che vi consiglio è di caricare con il pannello solare un power bank e poi quando è carico lo usate per caricare il telefono. Questo vi permette anche di caricare il telefono di notte con il power bank e poi caricare il power bank di giorno con il pannello solare, che quindi è molto più comodo. Una cosa a cui bisogna stare attenti è a non lasciare il power bank al sole vicino al pannello, perché come sapete le batterie al litio con il calore si danneggiano e rischiano di esplodere. Quindi è sempre meglio mettere la batteria in un posto riparato dal sole. Ed ecco il nostro mini impianto solare che produce un po' di energia, anche se sicuramente non è molto efficiente. Come avete visto, un pannello solare come questo lo possiamo mettere anche sul balcone. Riguardo al prezzo, il pannello solare non costa troppo e dura molti anni e probabilmente il power bank e il caricatore da auto li avremo già in casa. E anche questo video più breve del solito finisce qui e io vi ringrazio di averlo guardato. Se vi è piaciuto potrebbe piacervi anche il video sul mio sistema per controllare un orto sul balcone con una app sul telefono. Se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi e seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video.